Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Si tratta di. Quante volte lo hai letto o lo hai sentito dire dagli italiani? Tante, ne sono certa. Quante volte hai provato a utilizzarlo mentre parlavi? Parecchie. Quante volte ti hanno detto che lo hai usato male? Bene, in questo video cercheremo di capire insieme cosa significa questo verbo, come si usa e quali sono gli errori più frequenti commessi dagli stranieri che provano a utilizzarlo. Restate là. Prima di tutto dobbiamo vedere cosa significa questo verbo, perché il suo significato non ha niente a che fare con quello del verbo trattare. Trattarsi significa consistere in qualcosa, essere la questione, l'oggetto di qualcosa, essere la vera natura di un fatto. È sempre accompagnato dalla preposizione di, seguita da un sostantivo o un pronome. Vediamo un esempio. Ho ricevuto un pacco. Di che cosa si tratta? Cioè, in che cosa consiste il pacco? Questa è la domanda che bisogna rivolgere al proprio interlocutore quando vogliamo chiedergli la natura di qualcosa. Si tratta della mia nuova crema per la pelle. Cioè, l'oggetto del pacco è la mia nuova crema per la pelle. Essendo una forma molto utilizzata dagli italiani sia nello scritto sia nel parlato, anche gli stranieri tentano di utilizzarla, ma spesso non lo fanno nel modo più appropriato. Quali sono gli errori più comuni? Vediamoli. Sento molto spesso nelle mie lezioni frasi del tipo: questo film si tratta di un uomo che... oppure questo libro si tratta di guerra. Queste frasi sono completamente sbagliate. Perché? Perché il verbo trattarsi di è un verbo impersonale. Di conseguenza, come tutti gli altri verbi impersonali, si coniuga solo alla terza persona singolare, senza un soggetto. Altri esempi di verbi impersonali sono piovere, nevicare, bisognare. Ecco perché frasi come il cielo piove o la macchina bisogna la benzina sono sbagliate. Dunque, se io dico questo film si tratta di fatto sto assegnando un soggetto al verbo, ma ciò non è possibile. Trattarsi di si usa da solo all'inizio della frase ed è seguito dall'oggetto di cui si vuole sottolineare l'esistenza. Vediamo qualche esempio per chiarire. Ieri ti hanno vista a un evento a Parigi. Si tratta di un equivoco. Non ho mai lasciato la mia casa ieri. Cioè, quello che si dice è sbagliato. Che succede? Sembri preoccupata. Ah,
si tratta del mio lavoro. Temo che mi licenzieranno. Cioè, l'oggetto della mia preoccupazione è il mio lavoro. Vedo che stai guardando qualcosa in TV. Di che si tratta? Si tratta di un documentario sulla vita di Pablo Escobar. Cioè, quello che sto guardando consiste in un documentario. Chiarito questo, apro una piccola parentesi. Nella frase, per esempio, questo libro si tratta di guerra, si commette anche un altro errore. Quello di pensare che il verbo trattarsi di introduca l'argomento del libro. No, trattarsi di esprime la propria essenza, esistenza, la natura di un oggetto, ma non l'argomento. Se voi mi chiedeste cos'hai in mano, io vi risponderei si tratta di un libro, perché è la natura dell'oggetto che io ho in mano, la sua essenza. Ma se io volessi dirvi l'argomento del libro che ho in mano, non potrei utilizzare il verbo trattarsi di. Piuttosto dovrei dire cose come questo libro parla di guerra o anche questo libro tratta la guerra o ancora questo libro affronta il tema della guerra. Ma mai questo libro si tratta di guerra. No. Il secondo errore frequente è quello di utilizzare il verbo trattarsi di con il verbo essere, come se fosse un aggettivo. No, questo non è mai possibile. Ciò che si può fare, invece, è utilizzare il verbo trattarsi di all'occorrenza con i verbi modali dovere e potere. Per esprimere ipotesi e opinioni personali sull'essenza di qualcosa. Per esempio, ho ricevuto una lettera. Cosa sarà? Deve trattarsi della multa che hai preso la scorsa settimana. Cioè, molto probabilmente è la multa. Ho del rossore proprio qui, sul braccio. Potrebbe trattarsi di un'allergia al tessuto della maglia. Cioè, forse è un'allergia. E da qui c'è un altro dubbio che sorge spontaneo. Ma allora, il verbo trattarsi di è un sinonimo del verbo essere? In generale, sì. Deve trattarsi della multa. È come dire, deve essere la multa. Potrebbe trattarsi di un'allergia. È come dire, potrebbe essere un'allergia. Usare trattarsi di, però, dà maggiore enfasi all'oggetto. Cioè, l'attenzione è tutta concentrata sull'oggetto e sulla sua natura. Un altro errore molto frequente è quello di utilizzare si tratta di, coniugato alla terza persona singolare, quando è seguito da un oggetto singolare e usare si trattano di, coniugato alla terza persona plurale,
quando è seguito da un oggetto plurale. Ma anche questo è sbagliato. E la ragione è ancora una volta il fatto che trattarsi di è un verbo impersonale, quindi non ha un soggetto e di conseguenza non deve essere concordato. Mai. Non importa il numero dell'oggetto che lo segue. Trattarsi di deve sempre essere coniugato alla terza persona singolare. Per esempio, chi ti manda tanti messaggi? Si tratta di mia madre. Vuole sapere se ho mangiato. Oppure, si tratta dei miei amici. Vogliono invitarmi a una festa stasera. Certo, anche se il verbo trattarsi di è un verbo impersonale, può comunque essere coniugato in tutti i tempi e tutti i modi. Tra poco vediamo una serie di esempi per capire meglio. Ma prima bisogna chiarire che il verbo trattarsi di nei tempi composti richiede l'ausiliare essere e non avere. Detto questo, ecco una carrellata di esempi per voi. Ho saputo che hai fatto un incidente. Come stai? Bene, bene, niente di grave per fortuna. Si è trattato solo di un piccolo tamponamento. Passato prossimo. Si è trattato di. Quando il capo mi ha convocato in ufficio, pensavo che mi avrebbe licenziato. Invece no, si trattava della nuova cliente che aveva voglia di conoscermi. Imperfetto. Si trattava di. Ma davvero Luca ha aggredito quell'uomo? Sinceramente penso si sia trattato di un malinteso. Luca non farebbe male a una mosca. Passato congiuntivo. Si sia trattato di. Hanno arrestato un sospettato per l'omicidio di ieri sera. Si tratterebbe del giardiniere della casa della vittima. Condizionale presente. Si tratterebbe di. Ho appena ricevuto una chiamata da un lontano cugino che non sento quasi mai. Si tratterà dell'invito al suo matrimonio. Futuro semplice. Si tratterà di. Pensate che sia finita qua, non è vero? Ebbene, c'è ancora un'altra cosa da aggiungere. Finora abbiamo visto l'uso e il significato di trattarsi di quando questo è seguito da un sostantivo o da un pronome. Però trattarsi di può anche essere seguito da un verbo all'infinito e in questo caso assume il significato di bisogna, si deve, è necessario. Con questo significato però è un po' meno frequente. In ogni caso, ecco per voi degli esempi. Questo questionario è molto facile da compilare. Si tratta solo di rispondere sì o no, cioè si deve solo rispondere sì o no. Lucia mi ha chiesto di farle da testimone alle sue nozze. Si tratterà solo di mettere una firma e fare un discorso, cioè sarà necessario solo mettere una firma e fare un discorso. Quando io e le mie amiche eravamo piccole, giocavamo a fare le modelle. In pratica, si trattava di sfilare nel corridoio indossando i vestiti e le scarpe delle nostre mamme. Cioè, bisognava semplicemente sfilare nel corridoio, eccetera. Bene,
Io spero che finalmente questo verbo sia più chiaro per voi, perché spero veramente che voi possiate utilizzarlo sempre quando parlate con un italiano o se dovete sostenere un esame o perché no, anche quando scrivete. Mi raccomando, veramente rende il vostro italiano molto più naturale e autentico. Ma un altro verbo che veramente rende il vostro italiano più naturale e più autentico, ma che molti stranieri sbagliano, è valere la pena. A proposito di questo verbo, ho realizzato anche un video sui 5 errori più frequenti commessi dagli stranieri e lo potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se poi vi accorgete che ci sono degli altri verbi che vi creano molta confusione e che fate fatica a utilizzare in italiano, come questo per esempio, come trattarsi di, scrivetemeli nei commenti, così io posso realizzare tutta una serie di video dedicati proprio agli errori più frequenti commessi dagli stranieri quando provano a utilizzare questi verbi un po' particolari. In ogni caso, se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete trovarlo sul nostro sito learnamo.com e se ogni giorno volete una piccola pillola di italiano, non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti questi contenuti. Altrimenti io vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!